Non riesco a credere che sia stato Jack ad uccidere mio padre. Purtroppo sì, le prove sono in un cassetto della sua scrivania. Scusami Sara, ma non mi va di parlarne adesso al telefono. Jack potrebbe tornare a casa da un momento all'altro. No, grazie. Ci vediamo domani e ti racconterò tutto. Che cosa vorresti raccontare alla tua amica? Jack! Mi dispiace, Amanda. Non avrei voluto che le cose andassero a finire in questo modo, ma mi ci hai costretto tu. Te l'ho sempre detto, sei troppo curiosa. Jack, che cosa sta dicendo? Che cosa vuoi fare? Non si aprono i cassetti al Jack, no, ti prego, Jack! Abbiamo trasmesso La vita segreta di mio marito. Dramma radiofonico in 6 puntate di Eugenio Perigrafo. Fine della 4ª puntata. Personaggi e interpreti: Amanda, Jessica Falconetti, Jack, Ottavio Palermo, Sara, Maria Rosaria Leonbruno. Fonico, Francesco De Pasquale. Regia di Fabio Catalano. Senti qua. Apre stasera al Teatro Politeama La Tempesta di William Shakespeare, nella nuova produzione di Vincenzo Solana. Attesissimo spettacolo che preannuncia di essere l'evento della stagione teatrale di quest'anno. Nei panni di Prospero, il grande Ugo Quartulli, che anche in questa occasione promette di regalarci un'interpretazione memorabile. E anche una parola su di me. Interpretazione memorabile di un misero guitto di osteria che non è neanche degno di guardarmi defecare. E d'altronde è questo quello che vi meritate, se dell'arte è più importante lo sponsor, il gestore, il management, la campagna pubblicitaria, il denaro. Uno sbarbato per farsi bello con la sua puttanella si mette a correre con la macchina di papà, mi spara la strada, mi riduce in questo stato e voi? Per non rimetterci qualche spicciolo non potete aspettare 3 settimane. Capisci? 3 settimane. Lo so, maestro. Gliel'ho detto, lei sarebbe stato un Prospero meraviglioso. A domani. Si trova al momento sotto osservazione da parte di Kim. In attesa che le bevuche riprendano conoscenza. Torniamo in studio per un breve aggiornamento sulla viabilità. Ancora code sulla A7. A seguito di un incidente avvenuto in località Pavonara si registrano rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia. Attenzione a banchi di nebbia sulla A23 fra le uscite di Mezzofalcone e San Quirino. E adesso la nostra rubrica Arte e Spettacolo. Straordinario successo ieri sera al Teatro Politeama per la prima della Tempesta, nella nuova produzione di Vincenzo Solana. Superlativa l'interpretazione di Ugo Quartulli nei panni di Prospero, il quale a fine rappresentazione ha strappato al pubblico in sala ben 13 minuti di applausi. You make me feel like an angel, singing soft music from the trees. The world looks so nice from up here, so stay and sing a while with me. You make me feel like the woman I always knew I would be. I let you hold me as close as I ever remember wanting to be.
così tanto, lo sa? Soprattutto nelle sue condizioni. Tu bada agli affari tuoi e domani ricordati di portarmi un'altra bottiglia. Le lascio lo scontrino qui sul mobile. Buongiorno. Ugo Quartulli ieri sera ha superato se stesso. Ci ha regalato un'interpretazione di Prospero semplicemente sublime. La Tempesta da oggi potrebbe anche non essere più rappresentata, erano anni che non vedevamo un tale entusiasmo nel difficile pubblico del Teatro Politeama, il quale ha salutato la maestosa prova dell'eccelso Quartulli con ben 13 minuti di applausi. Possiamo dire che Shakespeare in persona sarebbe stato orgoglioso dello spettacolo messo in scena ieri sera. Benvenuti alla seconda edizione del nostro giornale. I titoli. È appena cominciato il meeting londinese fra il presidente americano Bush e quello nordcoreano Kim Jong-il. Ancora nessuna notizia di Abu Mama, il giornalista afgano rapito 2 giorni fa ad Andorra. Probabile sequestro di natura psicotica. Salta l'accordo fra il PIF e il PROT per la presentazione di una lista unitaria alle prossime elezioni amministrative. Continua la serie delle rapine in banca nel Vercellese, ieri svaligiata una filiale del Policredit a Orzogno. E infine lo sport. Straordinaria impresa di Giacobetto, che ieri sera ha trionfato nel Gran Galà di Mirabello, seguito da Muscolon e Vatti a Fidare. E come dicevamo in apertura di giornale, è in corso, mentre vi parliamo, l'attesissimo incontro fra Bush e Kim Jong-il. I due capi di Stato si sono trovati stamattina a Palazzo Anthony, dove discuteranno della crisi nucleare in corso fra gli Stati Uniti e Nord Corea. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato a Londra, Mario De Rogatis. Sì, come dicevate in studio, qui a Palazzo Anthony si respira un'aria di grande attesa per il vertice fra Bush e Kim Jong-il. L'incontro è cominciato già da quasi 15 minuti e dalle prime indiscrezioni forniteci dagli addetti stampa della Casa Bianca sembrerebbe che l'atmosfera al tavolo delle trattative sia particolarmente distesa e di reciproca cordialità. Americano si sia presentato all'incontro con un regalo per il suo collega asiatico, il cappello da cowboy indossato, pensate, da John Wayne, con l'autografo dello stesso attore. Speriamo che il gesto invogli Kim Jong-il a riconsiderare la decisione di sviluppare un programma per la costruzione di 140 sommergibili atomici da distribuire lungo la linea delle acque territoriali del suo paese. 595,87, apertura 4724,29, chiusura 4637,18, meno 0,89%, francoforte Max 30, 8036,90, in apertura 85,47. E? Finalmente ti sei decisa a chiamarmi. Di che cosa si tratta? Sì, lo zio Vania. E allora? Che cosa? Cosa? Tu sei un grandissimo figlio di puttana, stammi a sentire. Voi non potete scaricarmi così. Con chi credete di avere a che fare? Io sono Alfonso Malaspina, non te lo dimenticare. Questo spettacolo l'avete messo su grazie a me. I fondi li avete trovati facendo il mio nome. Tu non sapevi neanche chi cazzo fosse Chekhov. Calmati un cazzo, hai capito? Capito? Cazzo, non l'accetto, cazzo, tutti cazzo di me, cazzo! Cazzo, non sono il tuo pupazzo. Finisce che ti ammazzo, regista da strapazzo.
bravissimo Dan Simonson per una nuova puntata della nostra rubrica settimanale dedicata al mondo dei cavalli. Iniziamo subito con i risultati delle gare di trotto che si sono appena concluse all'ippodromo di Cagliari. Nella prima gara ha vinto Destiny, seguito da Il Diablo a Ramsey IV. Nella seconda, primo classificato Clarabella, seguito da Grudon e Balocco. Grandi sorpresa nella terza gara che ha visto trionfare l'esordiente Paloncino che ha staccato di oltre 5 secondi Courvoisier. Allora, domani. Aspetta. Avvicinati. Prendi questo denaro e giocalo sui cavalli e le corse segnate qui sopra. Ma sono un sacco di soldi. Sì, un sacco di soldi. Sarà meglio che tu vada a giocare adesso, che poi mi porti subito la ricevuta. Va presto, su. Che cosa aspetti? Vado. Vivid dreams, they're closing in on me. I tear through the night. Why did you come for me? Across the earth, flew your spirit bird. But when it changed, it disappeared. Ti rendi conto di che ore sono? Lo so, è tardissimo, mi dispiace, ma ho avuto un sacco di contrattempi. Hai fatto quello che dovevi? La ricevuta. Io non la trovo, era qui. È andata a finire. Accidenti, forse l'ho lasciata nell'altra borsa. Dì un po'. Credi di essere furba, eh? Vuoi fottermi, eh? Dillo, vuoi fottermi? E tu credi che io mi faccia fottere da una sciacquetta da 4 soldi come te? Ma che cazzo ti sei messo in mente? Guarda che se non mi dai immediatamente quella ricevuta, quanto è vero Dio, io t'ammazzo! Ma io davvero non la trovo. Forse l'ho lasciata a casa. Dove abiti? Lascia stare. Se anche abiti in culo al mondo ti do mezz'ora di tempo per andare, tornare e portarmi quella cazzo di ricevuta. Hai capito? Hai capito? Ho capito. E allora muoviti, cazzo, non stare lì come un idiota! Remove the dirt from my casket. Please wash my fingers and the dust. Burn my hair and water my eyes. I'll be waiting for you inside. Ed era Few Things dei Sue Moschini, un pezzo veramente avvolgente con un sound molto morbido. Io credo che questi ragazzi abbiano davvero tutte le carte in regola per sfondare. Beh, vedremo. Intanto ad agosto, se non sbaglio, i Sue Moschini partiranno con il musical di Rocky per una lunga tournée teatrale. Beh, insomma, effettivamente oggi parlare di teatro fa un po' male. Siamo ancora tutti sconvolti per la tragica morte del grande Alfonso Malaspina, che è stato trovato senza vita ieri sera a casa sua alle 20:30. Pare che l'attore sia stato assassinato, una cosa semplicemente incredibile, se poi verranno confermate le supposizioni degli inquirenti. Allora, ne parleremo ancora un attimo perché ora la regia ci impone un piccolo stacco pubblicitario, dunque a fra poco pubblicità. Hai visto le incredibili offerte del nuovo Megastore di Maralboro? No, quali? Un televisore Poli 24 pollici, cristali liquidi inseriti doppio microfono con processatore sistema satellite Eccoci qui di nuovo in studio. Allora, parlavamo della tragica morte di Alfonso Malaspina. L'attore, come sapete, è deceduto ieri sera alle 20:30 mentre si trovava nella sua abitazione. Molti particolari non quadrano nella ricostruzione fatta dalla polizia. Prima di tutto non ci sono
segni di effrazione alla porta di casa né alle finestre. Si dovrebbe quindi supporre che Malaspina conoscesse il suo presunto assassino e l'abbia fatto entrare. E ancora più strano sembra da sottolineare che sul corpo dell'attore, su un braccio se non sbaglio, ci fossero i nomi dei cavalli vincenti di una corsa di trotto svoltasi ieri a Cagliari. Un orologio fermo alle 20:30 nei pressi del cadavere e, verosimilmente caduto a seguito della colluttazione, ha fatto risalire gli inquirenti all'ora esatta della morte. Quindi purtroppo, nel peggiore dei modi, il teatro non solo italiano ha perduto un grande protagonista. Allora, noi nel nostro piccolo lo vogliamo ricordare adesso facendovi ascoltare un estratto della sua ultima interpretazione nel Colonnello di Boulanger, una registrazione fatta al Teatro Olimpico di Berlino nell'aprile scorso. Alfonso Malaspina. Gatti, solo gatti in questa casa. Io mi